Questo è il software di simulazione, chiaramente una versione beta con dei parametri approssimativi per permettere una visualizzazione degli effetti della reazione della materia. Ho appena attivato il software, c'erano tre cariche elettriche, una positiva e due negative. Quella positiva, il protone libero, ha assorbito un elettrone ed è arrivato a formare l'atomo di idrogeno come lo conosciamo. Ora io man mano zoom per poter vedere. Questo è l'atomo di idrogeno come lo conosciamo. L'elettrone sta fermo perché non c'è rumore termico, non ci sono altre cariche che lo spingono in una situazione statica non reale. Mi interessa solo vedere come, man mano che aggiungo protoni ed elettroni, si formano i vari atomi. Cominciamo dall'isotomo dell'idrogeno. Poi vedrete che col rumore termico le cariche vanno respinte quando non... Comunque, ora aggiungiamo un altro protone, un altro elettrone, un altro elettrone, un altro protone, un altro elettrone. No, quello è troppo lontano, quindi non lo vedrà mai. Vediamo se ne arriva un altro. Ecco, prima lo facciamo assorbire. Ok, ora mettiamo un elettrone. E questo qui è la comune conformazione che ora man mano si stabilizzerà e andrà a formare un atomo in cui gli atomi, i componenti non sono attaccati. Gli elettroni possono passare tra i protoni nella loro rotazione, ecco perché si creano gli orbitali. Questa è già una situazione, chiaramente è molto approssimativo, è solo per capire il funzionamento, in cui io ho un atomo e si potrebbero formare degli orbitali classici orbitali a lobo, perché l'elettrone potrebbe ruotare attorno ai singoli protoni. Purtroppo la visualizzazione 3D non ci permette di capire bene come sono collocati al momento questi protoni. Questi non sono vicini ma sono spaziati, uno più in fondo, uno più in fuori. Magari facciamo di nuovo un'altra prova. E non c'è rumore termico. Ora aggiungo il rumore termico. Ecco, gli elettroni si cominciano a muovere, ne aggiungo ancora, zoomiamo un pochino e come vedete quegli elettroni, questo rumore termico che emetto è veramente molto approssimativo. In realtà il rumore termico reale, infatti non funziona benissimo, viene dato dalla presenza delle altre cariche già conformate magari in atomi. Facciamo un secondo esperimento, questa volta vediamo come. Io metto un protone, metto un secondo elettrone. A questo punto i due elettroni verranno trattenuti dal protone che è già all'interno dell'elettrone, un protone libero con un elettrone, quindi uno ione idrogeno. Però se metto un po' di rumore termico, uno dei due elettroni se ne va. Quindi di fatto la condizione reale, quella che vediamo, è conseguenza di una serie di fattori, tra cui il rumore termico. Tra l'altro in questa simulazione non c'è implementata del tutto l'emissione di onde elettromagnetiche in relazione alla perdita di energia delle particelle, delle cariche, è implementata solo in parte. Abbiate pietà, ma chiaramente non è il mio mestiere. Andiamo a mettere ora un po' di cariche di vario tipo, zoomiamo per dare spazio. Vi accorgete che fin tanto che ci sono pochi elettroni, i protoni continuano a condensarsi in atomi più grandi. Questo è quello che è successo quando la materia verosimilmente si è creata, cioè in base alla concentrazione di protoni ed elettroni si formavano atomi differenti. Se invece metto molti elettroni, zoomiamo per un po', ovviamente sto zoomando in 3D, quindi lo spazio aumenta parecchio, metto degli elettroni, a questo punto dopo aver messo un po' di elettroni, un bel po', metto un po' di protoni, chiaramente i protoni cominceranno a formare atomi. Ho messo troppo rumore termico, scusate, ho sbagliato il bottone. Vabbè, comunque, praticamente ho esagerato col rumore termico. Ad ogni modo si stanno formando vari tipi di atomo nelle varie posizioni. Tenete presente che è una simulazione di un modello intanto pensato per essere visibile, perché sapete bene che l'orbita dell'elettrone attorno al protone è tale da non permettere di vedere il protone. Comunque è anche approssimato il calcolo, perché altrimenti ci vorrebbero
potenze di calcolo importanti, e poi anche i parametri inseriti sono solo parametri che fanno assomigliare un pochino il comportamento alla realtà. Notate come attorno a questo nucleo ci sono degli elettroni che si muovono. Questo modello richiederebbe un po' di lavoro per trovare i parametri esatti, per creare simulazioni reali in termini di distanza, di rumore termico, un rumore termico un po' più serio. Anzi, ora facciamo una cosa: invece di mettere il rumore termico ci mettiamo meno e facciamo più movimento, ci basiamo più sul movimento delle cariche. Quindi zoomiamo un bel po', zoom un bel po', metto prima un po' di elettroni, ora un po' di protoni e poi di nuovo elettroni. Zoomiamo ancora. In questo momento i movimenti che vedete sono relativi all'interazione tra le cariche sostanzialmente, e c'è un'espansione dovuta al fatto che gli elettroni complessivamente si allontanano. In realtà se lasciassimo andare all'infinito si arriverebbe a una stabilizzazione, gli elettroni in più andrebbero nello spazio infinito, alla fine gli atomi si stabilizzerebbero e si osserverebbe anche l'attrazione gravitazionale dovuta alla carica residua che rimane tra i vari nuclei, perché nell'equilibrio positivo-negativo a distanza rimarrà una carica positiva, c'è una carica che interagirà con gli altri atomi per un assorbimento, ma i dettagli di questa cosa in realtà non li ho ancora resi noti e non li ho e per il momento non intendo renderli noti. L'idea è quella di portare questo software ad un livello da poter fare simulazioni reali, ma chiaramente io da solo non ci potrei riuscire. È uno stato primordiale, richiederebbe tanto lavoro, come vedete siamo lontani da una rappresentazione reale della materia. Niente, butto la pietra, speriamo che ci sia interesse alla cosa e che si possa andare avanti senza preconcetti, senza dare per scontato che abbia ragione Einstein solo perché era simpatico. Un saluto a tutti. Ho già dimostrato, pare, che Einstein, nessuno è riuscito a negare che Einstein avesse torto, nessuno è riuscito a dare giustificazione degli errori dell'equazione di Maxwell, e sostanzialmente anche la quantizzazione secondo questa teoria non sarebbe necessaria, perché un atomo, una volta che ha raggiunto un equilibrio come posizione reciproca tra le particelle, in seguito ad una sollecitazione può benissimo assumere una posizione differente temporaneamente, emettere e assorbire energia di conseguenza per poi tornare alla sua situazione di stabilità. Un saluto, speriamo che questa cosa possa destare interesse.